Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per raccontarvi com'è stato il mio viaggio negli Stati Uniti, la mia primissima volta negli USA. Sono partito esattamente il 1 settembre 2025 dall'aeroporto di Fiumicino per arrivare a Los Angeles. Tempo di volo stimato circa 13 ore, che solitamente non volano mai, ma stranamente sono riuscito a dormire quasi tutto il tempo nonostante alcuni scossoni causati dal passaggio di alcune perturbazioni. Per chi se lo stesse già chiedendo, abbiamo scelto di viaggiare con la compagnia Norse. Abbiamo risparmiato un bel po', ma purtroppo non è andato tutto liscio come l'olio. Difatti abbiamo avuto all'andata un ritardo di 10 ore per i cosiddetti problemi tecnici, bruciandomi ovviamente un giorno di vacanza. Ho già richiesto il rimborso, ma sono ancora in attesa di una risposta. Nel caso vi terrò aggiornati nei prossimi video. Ed infine, e per fortuna, il viaggio di ritorno è andato tutto bene. Ma ora iniziamo questa nuova avventura negli Stati Uniti. La mia base era Santa Clarita, una città residenziale a nord di Los Angeles. Non è famosa come Los Angeles, ma è molto apprezzata dalle famiglie perché offre spazi e case enormi e anche quartieri molto tranquilli, a mio parere. Da qui ci spostavamo spesso in città in macchina, o meglio in una Tesla Model Y. L'abbiamo noleggiata tramite l'app Turo, direttamente da un privato. Questa app è stata veramente una svolta, un modo alternativo e molto comodo per noleggiare un'auto senza l'uso obbligatorio della carta di credito. Abbiamo scelto un'auto elettrica per provare un'esperienza diversa dal solito e perché molto spesso lasciavo guidare lei. Sì, aveva completamente la guida autonoma, ma non era perfetta. Difatti è successa una cosa che poi nel caso racconterò in un apposito video. Ma ora passiamo a uno dei tanti momenti più belli del viaggio, che è stato al Griffith Observatory. Era tardo pomeriggio, giusto in tempo per godermi il tramonto dall'alto su Los Angeles. È un luogo che ti lascia senza fiato come un po' tutti i panorami. Adoro osservare il cielo stellato e i pianeti quando sono visibili, e ovviamente non ho perso occasione per scattare foto alla luna, dato che mi sento di dire che ho un ottimo camera phone. Guardate che foto spettacolari che sono riuscito a fare. Il Griffith Observatory fu inaugurato nel 1935 come dono del colonnello Griffith J. Griffith, con l'idea che l'astronomia dovesse essere accessibile a tutti. Non a caso l'ingresso è completamente gratuito, anche se alcuni telescopi non lo erano. Purtroppo abbiamo dovuto parcheggiare a una distanza di 1 chilometro e mezzo rispetto all'osservatorio, perché era pieno, ma strapieno di macchine lungo praticamente tutta la strada per arrivarci. Ma a parte questo, oggi infatti è un punto iconico della città, famoso anche per le scene dei film La La Land e Rebel Without a Cause, scusate la pronuncia. Nei giorni successivi ci siamo recati, sempre in auto, a Hollywood e abbiamo passeggiato a lungo la famosissima Walk of Fame. Essendo la mia primissima volta, mi sembrava tutto strano, ma molto particolare. Un posto trasformato per i turisti, ma dedicato interamente ai migliori attori, registi e personaggi del cinema. È nata nel 1960 e oggi conta più di 2700 stelle, dedicate ad attori, registi, cantanti e persino personaggi di fantasia come Topolino. Praticamente ogni stella ha un simbolo che indica la categoria per cui la celebrità è stata onorata: una cinepresa classica per il cinema, un televisore per la televisione, un grammofono o disco per la musica e l'industria discografica, un microfono radiofonico per la radio, le maschere della commedia e della tragedia per il teatro. Poco più avanti abbiamo trovato il TCL Chinese Theatre, inaugurato nel 1927, è uno dei cinema più famosi del mondo. Non ci siamo entrati, ma già da fuori colpisce tantissimo per la sua architettura in stile orientale. Per me è fighissima, soprattutto per le impronte delle mani e dei piedi e le firme delle star impresse nel cemento sul terreno, come potete vedere in sovraimpressione.
Passeggiando poco più avanti ci ha dato subito l'occhio il Museo delle Cere di Hollywood. Difatti abbiamo deciso di entrarci e di fare il tour al costo di 30 euro circa a persona. Le statue erano talmente realistiche che sembrava di essere davanti alle celebrità in carne ed ossa. Gli artisti che le creano ci mettono mesi, prendono misure dettagliatissime, modellano la cera da zero, inseriscono capelli veri uno a uno e usano abiti originali o perfette riproduzioni. Non è solo un museo per farsi le foto, ma è un lavoro artistico veramente impressionante. Ogni statua viene realizzata con un processo maniacale, si parte da un centinaia di foto e scansioni 3D del volto e del corpo del personaggio, per poi scolpire un modello in argilla che funziona da base. Successivamente viene colata la cera per la testa e le mani, mentre il corpo è solitamente in fibra di vetro o resina per garantire stabilità. I capelli sono naturali o sintetici e vengono inserite uno a uno con aghi sottilissimi, difatti possono volerci veramente settimane solo per fare la chioma completa, mentre per il trucco e per il colore della pelle vengono applicati a strati sottilissimi di pittura fino a riprodurre perfettamente sfumature, pori e imperfezioni della pelle. Anche gli occhi sono in vetro soffiato a mano, così da riflettere la luce in modo naturale. In più, camminando tra le varie sale, ci si immerge in scenografie tematiche che rendono l'esperienza ancora più coinvolgente, come se stessi entrando direttamente nei set cinematografici. Ho scattato un sacco di foto, ma veramente tante, tanto che riguardandole mi viene quasi da ridere per quanto siano veramente credibili e così veri, veramente realistici anzi. Sempre compreso nel biglietto che avevamo acquistato c'era anche un minifilm della Marvel in 4D con effetti speciali da brivido, un mix di acqua e vento, caldo e freddo, mentre vedevi combattere Captain Marvel, Thor, Black Panther, Rocket, Spider-Man e contro praticamente Loki nel tentativo di salvare il mondo. Praticamente entravi, ti davano questi occhialini per appunto il 4D e c'erano tutti questi effetti speciali, in poche parole. Un'altra tappa che avevamo in programma che non ho detto prima era la Warner Bros. Studio, ma purtroppo era chiuso per lavori di manutenzione. Una vera sfiga che regà ho rosicato come a che, perché ci tenevo tantissimo a vedere anche quel posto, però purtroppo era chiuso appunto per lavori. Ma sarà sicuramente una scusa per tornarci un giorno. Ma questa è stata solo la primissima parte della mia avventura a Los Angeles. Era solo un piccolo assaggio delle prime scoperte e i luoghi più iconici. Difatti il bello deve ancora venire. Quindi ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio dove vi porterò dentro gli Universal Studios di Hollywood e vi mostrerò un po' l'interno del parco, dal mondo di Harry Potter al nuovo e magnifico Nintendo World. Non mancate, e vi ricordo sempre di lasciare un bel mi piace che mi aiutate a contribuire nella crescita del canale.